Vorresti ridurre il giro manica del tuo maglioncino all'uncinetto ma non sai come fare? In questo tutorial ti mostrerò come passare da questo giro manica più largo a questo giro manica più stretto facendo delle diminuzioni. Per rifinire il giro manica e ridurlo come ho fatto qui, ti servirà un metro per misurare il tuo polso e capire di quanti centimetri vuoi ridurlo. Nel mio caso sono passata da 16 centimetri a circa 10 cm. Considera che è doppio, quindi viene contato 10 cm più 10 cm e quindi nel mio caso 20 cm vanno abbastanza bene per il mio giro manica. Ti serviranno dei marcapunti e un paio di forbici. Sono andata a realizzare 3 giri. Ad ogni giro ti consiglio di misurare così che potrai adattarlo alla misura che hai scelto. Iniziamo facendo un cappio. Prendiamo la manica e andiamo ad agganciare il cappio in qualsiasi punto in cui vuoi iniziare. Entra nel punto, fai uscire il filo e fai un punto bassissimo. In questo modo andiamo ad agganciare il filo. Poi fai una catenella e andiamo a fare un primo giro di tutti i punti bassi. Negli spazi andrò a realizzare un punto basso e poi entrerò in ogni punto facendo un punto basso. Quindi per il primo giro non dovremo far altro che realizzare un punto basso in ogni punto. La diminuzione l'andremo a fare nel giro successivo. Per non sbagliarti puoi inserire un marcapunti nel punto in cui hai iniziato. Arrivati nell'ultimo punto, togliamo il marcapunti e chiudiamo il giro entrando nel punto facendo un punto bassissimo. E questo era il primo giro di punti bassi per dare una definizione al giro manica. Iniziamo invece il secondo giro facendo le diminuzioni. Facciamo una catenella e per fare una diminuzione con un punto basso dobbiamo entrare nel primo punto, far uscire il filo, entrare nel punto successivo e far uscire il filo. Avrai 3 asole sull'uncinetto e chiudi tutte e 3 le asole. Questa è una diminuzione a punto basso. Continuando, nel prossimo punto facciamo uscire il filo, entriamo di nuovo nel prossimo punto e facciamo uscire il filo. Avremo 3 asole sull'uncinetto e chiudiamo tutte e 3. Continuiamo così per tutto il giro. Ricordiamoci di mettere un marcapunti nel primo punto in cui abbiamo iniziato. Alla fine del giro, se vi avanzano 2 punti, potete fare una diminuzione, altrimenti se vi avanza un solo punto non c'è problema, possiamo fare normalmente un punto basso, perché questo è il punto dove abbiamo iniziato. Togliamo il marcapunti e facciamo un punto bassissimo. Come puoi notare, abbiamo già ridotto il nostro giro manica. Nel giro successivo andremo ad alternare un punto basso e una diminuzione, perché per le mie misure non volevo che fosse eccessivamente stretto. Tu puoi adattare le tue misure come preferisci e per iniziare il prossimo giro facciamo una catenella. Entro nel primo punto e faccio un punto basso. Metto il marcapunti. Nel prossimo punto invece vado a fare una diminuzione. Quindi entro nel punto successivo e chiudo. Nel prossimo punto farò solamente un punto basso e successivamente una diminuzione.
Di nuovo un punto basso e una diminuzione. E così fino alla fine del giro. Finiamo togliendo il marcapunti e facciamo un punto bassissimo. Proviamo il giro manica e direi che ci siamo. Possiamo tagliare il filo e fare un nodo. Per questo tutorial è tutto e ricordati di iscriverti al canale per altri consigli di uncinetto. Ti aspetto nel prossimo video.